Buongiorno a tutti, sono Pier Giorgio della fattoria Il Rosmarino di Marcon. Per chi non mi conosce, è una fattoria biologica che ha 35 anni di vita in una zona quasi metropolitana. Attorno a noi ci sono zone commerciali, zone residenziali, zone industriali. E questo ha un po' condizionato la storia di questa fattoria, che non è stata ben vista mai dalle amministrazioni municipali del territorio, perché consideravano che quest'area aveva una vocazione che non era quella agricola e agricola didattica biologica. Però in realtà la nostra fattoria è stata una fattoria che ha aperto la strada a tante cose e ha svolto un ruolo fondamentale. È stato non solo un polmone verde, perché è un'area ancora incontaminata, con tanti alberi, con tanto verde, con tanta biodiversità, ma ha portato avanti anche da tante iniziative collettive, sociali, importantissime. Corsi di formazione di tutti i generi, che riguardano la salute, l'educazione, il benessere, l'autocostruzione, l'autoproduzione, la consapevolezza alimentare, la biodiversità, con tutto il lavoro sulle galline antiche, quindi quelle delle razze autoctone, l'allevamento comunque degli animali non a scopo di macellazione, ma soltanto a scopo ricreativo, sempre di razze autoctone, cercando di connettersi in modo da vivere il più possibile insieme agli animali, considerando parti della stessa fattoria, dello stesso organismo fattoria. Siamo stati anche un luogo di formazione, centinaia di giovani sono passati di qui come volontari, come aiutanti e hanno imparato a collaborare e a vivere in questo tipo di agricoltura e anche hanno imparato tante cose importanti per il seguito della loro vita. Siamo una fattoria didattica, quindi anche migliaia e migliaia di bambini sono passati di qui, hanno avuto le loro prime esperienze di contatto con la natura, hanno imparato a socializzare, a rispettare gli animali e a conoscere i meccanismi appunto su cui si regge la natura stessa. Abbiamo fatto anche delle attività di fattoria sociale, per cui siamo stati nel corso degli anni molto importanti, molto utili per persone con qualche problema, con qualche disagio, di tutti i tipi, dai bambini agli adulti, agli anziani, collaborando con cooperative, con istituzioni. Siamo membri di tante associazioni di tipo nazionale, per cui abbiamo cercato di costruire reti. Questa è stata un'attività che ci ha assorbito molto, che è stata molto importante. E in questo momento siamo un po', diciamo, quasi alla conclusione di un ciclo. Un ciclo perché ovviamente in questi 35 anni io sono invecchiato, siamo invecchiati io e le altre persone che hanno fondato questa realtà, e un po' perché tante difficoltà sono venute a maturare tutti insieme, tante difficoltà che si sono create, tanti limiti che si sono creati nel corso degli anni sono venuti a maturare tutti nello stesso momento. Tra queste il fatto che molte delle strutture della fattoria erano state costruite come strutture provvisorie quando il terreno era artigianale, aveva la destinazione urbanistica artigianale. Erano strutture agricole precarie, ma in ogni caso considerate come non ammissibili dall'amministrazione comunale perché la destinazione dell'area era diversa. Su questo era nato un contenzioso, questo contenzioso adesso è terminato dandoci torto perché la burocrazia non perdona e non ha scampo. Quindi adesso mi trovo nella necessità di sostituire in tempi molto rapidi tutte queste strutture agricole che riguardano il ricovero dei materiali, appunto il fieno, i trattori, i magazzini, ma anche gli animali, e direi soprattutto gli animali. Mi trovo nella necessità di smontarli in tempi rapidi e eventualmente di ricostruirli. Quindi abbiamo bisogno davvero di tanto aiuto, di tanta buona volontà, di tanto cuore, di tanta voglia di partecipazione e di sostenere questo progetto così lungo, così importante, dandogli una nuova vita. Facendolo migliore anche di quello che sono riuscito a fare io e le altre persone che mi hanno seguito fino ad ora.
non siamo isolati, abbiamo attorno tante persone che ci credono, la fattoria è anche legata ad un'associazione di volontariato, per cui ci sono molti volontari che nel tempo libero danno una mano, sia per le attività didattiche che per le attività di accoglienza che per gli animali, però siamo comunque insufficienti e abbiamo bisogno di nuove forze, di nuovi aiuti, sia umani, direi soprattutto umani, ma anche economici e se si può usare di nuovo questo termine, direi anche e soprattutto economici. Il nostro sogno è quello di creare un'integrazione tra attività didattiche e attività sociali e quelle agricole e la presenza degli animali molto più efficiente e molto più stretta. E su questo vogliamo lavorare, e il nostro sogno è anche farlo diventare un polmone di formazione, di sensibilità e di crescita umana sempre più coerente e sempre più forte. Sentiamo che ce n'è davvero bisogno di entrare in controtendenza in un'epoca piena di violenza, di fratture, di tensioni, di paure, investire le proprie energie su qualcosa che invece si fonda su valori diversi, sul rispetto, sull'amore, sul mutuo aiuto. Credo che sia una bella cosa e una cosa che ha un'onda lunga di ripercussioni positive che può arrivare davvero lontano. Quindi vi chiedo di contattarci, stiamo portando avanti anche una raccolta fondi che troverete poi nel link. E comunque vi chiedo di contattarci e di aiutarci in tutti i modi possibili. Insomma, noi siamo aperti a ogni possibile soluzione, a ogni possibile sviluppo che sia coerente sui nostri principi. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie.